Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano, l'energia a livello personale, l'ambito amore, il lavoro, le finanze, i segni zodiacali da attenzionare e vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine, se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e per acquistarli. Partiamo facendo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Voi avevate la carta della morte molto forte, è vero, tutti di voi capiscono bene che quando salta fuori questa carta si presenta una situazione delicata da risolvere, da valutare, magari ci sono alcune cose che possono riferirsi a un passato da lasciare andare o alcune situazioni relazionali che sono diventate un po' strettine, oppure abbiamo bisogno di attuare una profonda trasformazione in noi stessi. Quindi non dobbiamo temere questa carta, vuol dire che in alcune circostanze c'è questo passaggio importante. Come tutti i passaggi non sono mai semplici, però effettivamente ci possono portare e ci possono preparare al nuovo inizio, alla rinascita. Mettiamo da parte questa carta e andiamo a vedere quale sarà il vostro arcano del mese di marzo. Vi ricordo che quella che uscirà la trovate alla fine come schermata finale, potete fare uno screenshot, tenerla con voi per attirare la sua energia. Ovviamente in questo caso voi avete l'arcano 9 dell'eremita. Riflessione, valutazione, può dirvi che magari avete bisogno di agire in silenzio, di riflettere e maturare alcune cose, soprattutto quelle che sono accadute, per metabolizzarle, per comprenderle meglio, oppure per imparare da alcune cose del passato per portarvi appunto a un nuovo ciclo. Magari per certi aspetti il peggio è passato e allora avete proprio bisogno di fermarvi, studiare, cercare. Ecco, è soprattutto una carta di ricerca, di osservazione e di tanta pazienza, non nel andare a guardare il passato e rimuginare sul passato, ma per prepararsi ad andare avanti pian pianino, con i vostri mezzi e con le vostre risorse. Mettiamo qui questa carta, adesso andiamo a vedere come questa si riflette nei vari ambiti. Partiamo da quello strettamente personale che più o meno vi fa capire come andrà in senso generico il vostro mese e anche capire cosa fare, come agire, come comportarvi in base alle carte che usciranno. Nella prima parte troviamo il Cavaliere di Coppe. È bella energia perché si intende l'arrivo di qualcosa di bello, di qualcosa di positivo, potrebbe essere un evento, potrebbe essere una pacificazione, un chiarimento, magari anche un qualcosa legato a quello che ci piace fare, una passione, nuovi stimoli per noi stessi e quindi un'energia che ci può aiutare a svolgere le varie cose. Come nuova persona o una persona che può aiutarci può anche essere, magari questo lo capirete voi e vedremo meglio nel corso della lettura. Il 4 di denari ci dice che nella parte centrale del mese magari dobbiamo fare attenzione alle nostre finanze oppure alle nostre energie a livello psicofisico per proteggerci o preservarle. Di contro, ovviamente dobbiamo fare attenzione all'eccessiva chiusura nelle nostre quattro mura come rappresentazione di questa carta, cioè a livello metaforico
forse ci stiamo chiudendo troppo in alcune circostanze, c'è un po' troppa protezione nei nostri confronti perché abbiamo timore, paura di qualcosa. Questo diciamo dipende, quindi capire quando chiudersi e difendersi, capire quando la chiusura è eccessiva. E poi troviamo il cavaliere di bastoni. Come vedete sono energie abbastanza altalenanti e situazioni che possono aiutarvi in vari aspetti. Qui abbiamo il fante che è legato ai nuovi inizi, alle cose nuove, alle nuove esperienze, magari da osservare prima di agire veramente e concretamente. Quindi quando salta fuori una proposta, un'idea, un qualcosa che voi volete fare, magari prendetevi il tempo di fare tutte le vostre valutazioni per aver maggiore chiarezza dopo l'osservazione. Quindi come vedete qui risuona proprio l'energia di osservazione e ricerca e poi diciamo intervenite e agite. Vediamo adesso l'ambito amore. Allora, già da quello che si evince potete già notare, secondo me, dove può effettivamente entrare una nuova energia positiva, dove in qualche modo bisogna cercare di preservarsi, incanalarla per poterla gestire al meglio. Questo sì potrebbe essere un nuovo inizio, anche un qualcosa che voi volete intraprendere, che volete fare. L'amore, coppia single, ricordo che magari per chi non dovesse essere interessato a questo ambito, alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia, di famiglia, quindi consiglio di ascoltare. Un inizio un po' rallentato, per così dire, perché abbiamo una carta, il 10 di bastoni, che indica oppressione, pesantezza, potrebbe essere tra di voi nel legame stesso, che c'è qualcosa che vi provoca stress nel modo di dire, di parlare o di affrontare determinate cose, può essere, oppure è qualcosa a livello esterno che vi impegna, vi assorbe talmente tanto da rendervi affaticati e appesantiti e quindi magari può esserci un po' di trascuratezza, può esserci un po' qualcosa che fa fatica a procedere, però è una fase passeggera perché poi troviamo il 6 di spade e infine il 2 di bastoni. Il 6 di spade indica il fatto che c'è un nuovo passaggio, quindi nuove possibilità. Io direi, visto che c'è proprio il concetto del movimento, dello spostamento, può essere un viaggetto, potrebbe essere un qualcosa che magari vi concedete per voi, una gita, un qualcosa di totalmente vostro, anche di romantico in qualche modo e in tutte le circostanze questa carta vi sta dicendo che è il momento di partire, di andare, di fare qualche cambiamento per dare una svolta a questo passaggio ed è possibile farlo e avere opportunità proprio dalla metà del mese in poi. Anche qualcosa che vi può portare a nuove prospettive, nuove ambizioni, nuove intenzioni e, come vi dicevo, nuova energia. Bisogna essere un attimino intraprendenti e quindi ottimizzare le proprie energie, cercare di magari pensare alle cose più importanti, oppure questa può voler dire che magari nella prima parte del mese c'è bisogno di un ulteriore sforzo per fare determinate cose e invece poi le cose andranno in modo molto molto più liscio. Questo 2 molto interessante, perché se avete intenzione di mettere in moto nuovi progetti, nuove cose ovviamente da fare insieme, qui si può pianificare perché alcune cose si possono realizzare diciamo nell'immediato, quindi nel corso del mese, però invece alcune cose richiedono un po' più tempo, soprattutto se state valutando un viaggio o altre cose insomma da fare insieme. Per quanto riguarda le coppie,
A volte scusate, i single e le coppie, dove c'è una fase critica, ovviamente io consiglio anche di vedere questa parte per avere, un quadro più completo. 5 di spade, 8 di spade, è vero non sono carte, molto, molto positive onestamente. C'è una svolta, totalmente diversa verso la fine, quindi vuol dire che parte del mese ci sono dei conflitti, ci sono uno stato emotivo un po' pesante che vi blocca. Questo da cosa dipende? Ovviamente ricordo che è una stesa generica, ognuno vive la propria vita e quindi non tutti i Sagittario si trovano in un certo tipo di situazioni. Magari per alcuni ci può essere un conflitto determinato da una frequentazione, da una conoscenza o da un interesse che non va oltre come si desidera, oppure si è nell'incertezza, si è bloccati perché magari stiamo aspettando una persona che si sblocca nei nostri confronti, però rimaniamo fermi anche noi, oppure non ne vogliamo proprio sapere in questo periodo, abbiamo subito un distacco, un allontanamento, forse anche una chiusura, allora abbiamo bisogno di rimanere, diciamo, fermi per recuperare un po', diciamo, le forze e guarire la nostra interiorità, emotività e il nostro cuore effettivamente. E però attenzione, il mago indica proprio un nuovo inizio, qualcuno che potrebbe essere intraprendente nei vostri confronti, può essere una nuova conoscenza, nuovo inizio effettivamente se magari, diciamo, per voi può essere molto interessante questo mago, ovviamente, bisogna valutare il fatto che ci sia verso la fine del mese questa nuova possibilità, poi per ognuno di voi si andrà a sviluppare in modo diverso. Spero ovviamente in senso positivo. Come avete potuto notare, quindi già proprio la lettura a partire da quella generica iniziale è proprio l'ultima parte del mese che è molto più attivo, molto più stimolante e quindi andiamo a vedere adesso per le questioni più pratiche. Lavoro, finanze, se avete anche dei progetti, nuove idee, vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo il 9 di denari, il fante di denari e poi la papessa. Allora, si tratta subito di iniziare il mese con qualcosa di positivo e quindi raccogliere i risultati del vostro lavoro, di quello che avete fatto, oppure anche trovarsi al momento giusto di sentirvi pronti, di sentirvi sicuri per mettere in moto qualcos'altro. Allora, queste indicano che se avete delle idee, se volete fare un certo tipo di richieste, se volete avviare un progetto, eccetera, il momento giusto potrebbe non essere proprio in questo mese, cioè se vi sentite abbastanza sicuri, convinti e può arrivare un'occasione, una proposta, un'idea proprio nella parte centrale, allora si aprono le danze, però è un qualcosa che essendoci la papessa ci sta dicendo che ha bisogno di essere pianificata, di essere messa in fase di gestazione, cioè preparata come si deve e quindi c'è una partenza, c'è un nuovo inizio come si vede, però poi bisogna pian pianino valutare, osservare, studiare. Questa può riferirsi, come vi dicevo, a quella energia dell'eremita, nel senso di studio, ricerca, valutazione, conoscenza, magari appunto è tutta la fase di preparazione di un qualcosa che potrebbe essere molto molto importante per voi, per le vostre finanze,
Chi sta pensando a fare degli investimenti, chi sta pensando di fare un acquisto importante, chi magari vuole migliorare qualcosa del proprio ambito o ambiente lavorativo, chi magari vuole, iniziare oltre al lavoro stesso un altro progetto, e quindi ecco che, questa è la fase più importante per voi. La fase iniziale dove si pongono le basi è determinante per tutti. Ovviamente del secondo progetto, degli investimenti e delle varie opportunità ha a che fare anche con chi è alla ricerca. Per voi il mondo, il 7 di coppe e poi la torre sono energie molto, molto forti e importanti, quindi il mondo può voler dire che si conclude una fase del della vostra vita a livello lavorativo. Quindi mi viene da pensare che molti magari stanno proprio chiudendo con un lavoro o semplicemente con una fase per, magari portarsi a un nuovo inizio, oppure c'è bisogno di chiudere quella fase di ricerca per aprirne un'altra, quindi andare ad ampliare questa vostra ricerca, però, c'è un po' di incertezza, un po' di confusione, quindi secondo me queste carte vi stanno dicendo, ed è importantissimo secondo me proprio l'energia dell'eremita, di studiare, di valutare attentamente, di non trascurare nessun dettaglio, perché rischiate di confondervi, perché possono veramente arrivare tante proposte, tante idee, tante varie alternative, possibilità che anziché aiutarvi, vi confondono ancora di più. Quindi rimanete centrati su quello che desiderate per non andare in crisi, in blocco. Dovete conoscere bene il vostro percorso e conoscere bene e soprattutto sapere che cosa desiderate e che cosa volete per il vostro futuro, perché altrimenti come vedete arriva un po' questa torre a dire: "Alt, fermi, c'è qualcosa che non va". C'è troppa confusione, troppa incertezza, non si sa cosa scegliere, non si sa che cosa fare e può venire un momento di crisi. Direi anche con la torre di fare attenzione alle vostre spese e alle vostre finanze, quindi di non eccedere. Con il 7 di coppe possono arrivare delle proposte interessanti, stimolanti, però alcune non proprio giuste. Quindi mi viene in mente, se volete fare degli investimenti, occhio e attenzione alle false promesse, a quelli che vi dicono: "Ah, fai questa cosa e avrai dei guadagni strepitosi". Ah, ecco, direi che secondo me le carte parlano chiaro, di rimanere ben fermi, ancorati nella realtà e di non lasciarsi illudere dalle cose troppo belle, troppo positive. Poi vediamo i segni zodiacali da attenzionare per voi. Abbiamo il Sole che si riferisce al Leone. Parliamo di, visto che è un oracolo astrologico, di conoscere, avere a che fare con una persona che può, darvi forza, può infondervi, creatività, aiutarvi nella crescita, nello sviluppo di qualcosa e anche magari a ottenere un traguardo, un risultato. Qui si parla tanto anche di come comportarsi o di cosa fare in alcune circostanze, quindi, rimanere ben fermi nella propria certezza, autostima, quindi di appunto abbiamo visto di non lasciarsi, confondere, di esprimersi con chiarezza. Saturno poi si riferisce all'Acquario e al Capricorno e poi abbiamo il Sagittario. Quindi, oltre fermezza e chiarezza, ovviamente ci sono alcune cose che, parlano tanto, tanto di
spinta verso i vostri obiettivi, quindi di privilegiare e, conoscere, avere a che fare con persone che, vi migliorano e non che vi mettono dei limiti, che, vi riempiono di paure, di troppe responsabilità, di un carico eccessivo, quindi di preservare le vostre energie, soprattutto da un certo tipo di persone. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare motivazionale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di marzo. Ciao!